Buchanan all'Inter, ci siamo, il mercato di gennaio si apre e si apre con l'Inter protagonista perché le ultime ore hanno portato alla stretta decisiva e allora l'operazione per l'arrivo a Milano dell'esterno canadese possiamo considerarla praticamente conclusa. A fare a titolo definitivo, lo diciamo subito, circa 7 milioni di euro per il cartellino di questo giocatore a cui si aggiungeranno alcuni bonus che dovessero scattare tutti quanti porterebbero la cifra complessiva attorno ai 10 milioni di euro, e comunque inferiore a quella che era la valutazione iniziale che faceva la società belga per la cessione del suo giocatore. Giocatore che andrà a percepire un ingaggio secondo indiscrezioni da 1,5 milioni di euro all'anno e potrebbe essere un trasferimento a suo modo storico perché si tratterebbe probabilmente del primo giocatore in arrivo dall'estero a non beneficiare del decreto crescita, cosa che non ha, diciamo, frenato l'Inter dall'intenzione di andare a chiudere questa operazione e andare a prendere questo giocatore che è atteso tra l'altro in città proprio nelle prossime ore, con l'obiettivo di fare subito le visite mediche, firmare i contratti e cercare di convocarlo già per la gara di sabato contro il Verona. Nelle prossime ore capiremo se questo sarà possibile. Ecco quindi che arriva il sostituto di Quadrado e non solo, direi, perché è un giocatore che l'Inter segue da tempo, per il quale ha deciso di fare un investimento comunque significativo e si candida ad essere anche il potenziale erede di Denzel Dumfries, visto che il rinnovo dell'esterno olandese ad oggi pare difficile e senza il prolungamento è estremamente probabile immaginare una cessione di Dumfries la prossima estate. E allora, innanzitutto, ben ritrovati e ben ritrovate amiche ed amici passioniteristi in questo nuovo episodio in cui parliamo di Tayon Buchanan, ma a differenza dell'identikit tradizionale che vi abbiamo già portato sui nostri canali, oggi voglio portarvi alcune mie riflessioni, diciamo così, basandomi sui pro e i contro di questa operazione e di questo calciatore, quindi i punti a favore e i punti a sfavore, così vi voglio dare gli strumenti per farvi una vostra idea, per mettere sul tavolo tutte le notizie e le informazioni necessarie e poi mi aspetto da parte vostra un commento, un'analisi o un voto, se volete, a questo affare. Lasciate subito un mi piace e se non l'avete ancora fatto, iscrizione al canale, clic sul tasto iscriviti, così non vi perdete neanche uno dei nostri approfondimenti quotidiani. Partiamo però subito con i pro e i contro di Tayon Buchanan all'Inter, esterno canadese classe 1999 in arrivo all'Inter proprio dal Club Bruges. Ho creato una tabella dove inizierò ad analizzare soprattutto i punti a favore di questo calciatore che balza all'occhio secondo me come prima cosa per tre elementi: la velocità, la tecnica e il dribbling. Si è parlato anche di un quasi record o comunque un picco di velocità da oltre 35 km/h, un giocatore che quindi negli spazi aperti è molto rapido, si fa notare, è molto agile e quindi avrà questo tipo di caratteristiche da poter sfruttare per l'Inter anche in contropiede. È un giocatore anche che abbina a questa velocità una buona tecnica, sa trattare bene il pallone, ha un buon tocco della palla e sicuramente per giocare anche in posizione offensiva sa trattare bene il pallone appunto, così come balza all'occhio anche per la sua abilità nel dribbling. È un giocatore che cerca il dribbling, punta l'avversario e cerca di saltarlo anche nell'uno contro uno per creare superiorità numerica. Tutte queste caratteristiche messe insieme lo portano ad essere anche un giocatore che conquista spesso dei falli con dei calci di punizione che possono essere importanti per avere occasioni da gol o addirittura anche dei calci di rigore. Quindi è un giocatore dalle caratteristiche sicuramente offensive che in mano di Inzaghi secondo me può fare un salto di qualità, ne riparleremo anche tra poco, ma per quelle che sono le sue caratteristiche abbiamo già visto secondo me dei giocatori far bene in mano a Simone Inzaghi con questa tipologia di calciatore e quindi questa è la base secondo me più importante da sottolineare. A questo aggiunge una buona duttilità, è un giocatore che ancora oggi può essere utilizzato in più ruoli. Per me rimane soprattutto un'ala offensiva, quindi un giocatore esterno offensivo, anche se non ha dei numeri clamorosi, ma tra poco ne riparleremo. E è un giocatore che comunque in carriera ha fatto sia l'esterno alto, sia il quinto a destra e a sinistra, ha fatto anche il terzino, quindi può fare varie cose. Leggevo addirittura un anno fa, quando è stato accostato all'Inter per le prime volte, un report di alcuni scout che parlavano anche di un possibile impiego da mezzala in una squadra piuttosto offensiva come potrebbe essere l'Inter o come potrebbe essere anche il Manchester City, citavano, che è stato accostato al giocatore. Quindi è un giocatore ancora in costruzione
anche se le sue caratteristiche ormai cominciano ad essere ben delineate. Perché poi l'altro punto a favore è la carta d'identità, secondo me, non perché sia giovanissimo, un classe 99, quindi ha già 24 anni, va per i 25, più o meno abbiamo già cominciato a capire che calciatore è, ma di sicuro non ha ancora raggiunto il suo picco della carriera, può ancora avere dei margini di crescita, come il prossimo punto a favore che ho messo nella lista. Quindi è un giocatore che nell'Inter, dopo aver fatto Canada, Stati Uniti, Belgio, può arrivare in Serie A all'Inter e fare quell'ulteriore passo in avanti, importante sia per dare subito un impatto nella squadra di Inzaghi, che nell'eventualità di ragionare in ottica player trading. Come vi dico sempre, il player trading è più probabile e comunque spesso viene fatto sugli esterni, quindi sicuramente viene preso anche in quest'ottica, anche perché il costo dell'operazione è un costo accessibile. Questo è un altro punto a favore, sia in termini di ingaggio che di cartellino. È un'operazione che non è facile da trovare di meglio, diciamo, in giro, soprattutto per un giocatore che unisce tutte queste caratteristiche anche ad una discreta esperienza, visto che, pur essendo un classe 99 ha già giocato il mondiale, ha già, assaggiato, diciamo, le competizioni europee, la Champions League, quindi ha già accumulato anche una buona esperienza, per cui non arriva con un bagaglio totalmente da costruire, anzi si è già fatto un po' le ossa prima di sbarcare all'Inter, dove avrà anche tempo di crescere alle spalle del titolare Dumfries e di amalgamarsi, diciamo così, con il resto dei compagni. Quindi questi sono un po' tutti i punti a favore. Fatemi sapere nei commenti se ne individuate altre, se qualcosa manca. Ci spostiamo ai contro, facendo però una specifica importante da parte mia, ovvero che per me in realtà questa operazione non nasconde particolari contro, cioè questa è un'operazione che ha tante possibilità di risultare vincente, credo, chiaramente con delle variabili che ci sono sempre, che sono inevitabili quando un giocatore arriva da un campionato differente, sbarca in Italia, soprattutto nel mercato di gennaio, magari tra poco ne parliamo, però tendenzialmente ecco i contro sono anche un pochino forzati, quindi questa era la specifica importante. E il primo punto che ho messo, diciamo così, a sfavore è quello del fatto che toglie questa operazione delle risorse alla possibilità di ingaggiare dei nuovi attaccanti, e questo so che è un contro soprattutto per molti di quelli che ci seguono, che dicevano: perché acquistare un esterno, meglio spendere per l'attacco. Ecco, quindi uno dei contro che individuo secondo gran parte dei tifosi, secondo me, è che questo arrivo toglie delle risorse ad un possibile colpo in attacco, che comunque senza la partenza di Sanchez sarebbe molto complicato, se non impossibile secondo me, ma comunque mi sembrava giusto citarlo, visto che tutti i giorni mi scrivete questo, sia su Instagram che nei commenti. Il secondo contro è quello del no al decreto crescita, come dicevo andrà a costare circa 800.000 euro in più all'anno questo ingaggio, vista l'uscita di scena del decreto crescita. È comunque un esborso in più rispetto a quello che magari si era preventivato e si sperava di poter fare. Comunque, come dicevo, rimane un ingaggio sostenibile che non ha fatto desistere l'Inter dalla voglia di prendere questo calciatore. Dal punto di vista tecnico, sicuramente invece questo è un tema, bisognerà lavorare sulla fase difensiva, bisognerà lavorare dal punto di vista tattico. Comunque non solo gli mancano delle cose dal punto di vista difensivo, ma già il salto dal Club Brugge, dal campionato belga a quello italiano, ti impone un lavoro dal punto di vista tattico differente e superiore. Quindi sicuramente questo è uno dei temi su cui bisognerà andare a lavorare, bisognerà tenere d'occhio. Ecco. L'arrivo a stagione in corso io l'ho messo come un contro, perché comunque cambiare, ecco, doversi presentare, tra l'altro lui non gioca di fatto dal 10 dicembre se non vado errato, perché non è stato più convocato anche per motivi di mercato, e quindi tornare, rimettersi in sesto in una nuova squadra e incidere fin da subito in un campionato competitivo come quello italiano non è una cosa semplicissima. Già in passato l'Inter ha fatto degli affari a gennaio, non tutti sono andati bene, non tutti hanno inciso bene. Questo però è un affare che viene fatto anche nell'ottica della prossima stagione, quindi di usarlo ora sì, ma poi anche di farlo crescere in vista della prossima. E in questo senso può ricordare un po' di più un affare alla Eriksen, che invece era andato bene, anche se poi all'inizio c'era stato un po' di fatica nel metterlo subito in campo. L'esempio recente un po' meno positivo è quello relativo a Robin Gosens, che però è stata un'operazione forse sbagliata già sul nascere, quindi con varie difficoltà con l'esterno tedesco che era stato anticipato a gennaio in previsione di un possibile addio di Perisic, che poi non avvenne. Quindi vedremo come sarà l'impatto a stagione in corso. È sicuramente una variabile che aggiunge delle difficoltà a questo affare. Deve crescere dal punto di vista della finalizzazione, come dicevamo, per essere un esterno offensivo, un'ala offensiva, comunque non ha dei numeri clamorosi in carriera, quindi sia in termini di produzione di assist e gol può fare di più,
ma credo che inserito in un contesto come l'Inter, che è più offensivo rispetto alle squadre in cui ha giocato e in cui i gol e le occasioni comunque arrivano in gran quantità, anche i suoi numeri potranno essere superiori. E poi l'ultimo contro è quello che di fatto, essendo di passaporto extracomunitario, andrà ad occupare l'ultima casella extracomunitaria a disposizione dell'Inter in questo mercato di gennaio, perché dopo l'arrivo di Sanchez l'Inter aveva un solo altro slot a disposizione. Se ci saranno altre opportunità da cogliere sul mercato con passaporto extracomunitario, ecco, non sarà possibile farlo perché l'arrivo di Buchanan appunto chiuderà questa possibilità. Questi sono quindi, secondo me, i pro ed i contro di questo affare, che ripeto, però secondo me i contro sono un pochino forzati, ecco, proprio per analizzare tutto andando con la massima oggettività ed in profondità. Però io sono comunque incuriosito, ecco, da questo affare, e credo che ci siano dei margini per poterci lavorare, per poter far bene, per poterlo far rivelare, diciamo, un affare vincente per la nostra Inter, sia da un punto di vista tecnico che poi in futuro anche economico. Aspetto i vostri commenti, i vostri giudizi, e vi chiedo un voto, ecco, dai, a questo affare, oppure se non volete mettere un voto mettete l'emoji del fuoco se siete esaltati e se vi piace questo colpo. Vi lascio con un altro, con il ricordarvi intanto di fare un salto su passioninter.club, perché questa settimana, come ogni giovedì, tornerà l'appuntamento con il watch party. Trovate tutte le informazioni su passioninter.club, mi raccomando, fateci un salto subito. Vi lascio con un altro approfondimento che abbiamo realizzato in queste ore, lo trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.